Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo l'opportunità, grazie al risultato conseguito dal deck builder Cristiano Grisi, di parlare di un archetipo monocolore, sempre molto richiesto tra gli appassionati del formato. Un po' per motivi di budget, un po' per semplicità di gestione, questo tipo di archetipi viene accolto con favore dalla community, soprattutto se sfrutta il rosso come colore, visto anche i tanti upgrade ricevuti in questi ultimi mesi, che ne hanno potenziato molto il raggio d'azione. È però il comandante di questa build a destare maggiore interesse, una vecchia gloria dei formati a 100 carte, che qui sfodera tutto il suo potenziale distruttivo, mentre comodamente seduto sul suo scranno meccanizzato detta legge alla sua tribe. Questa volta vi parleremo di Daretti, Scrap Savant. Siamo al cospetto di uno dei placewalker più iconici della lore di Magic, oltre a essere tra i pochi a poter presiedere la zona di comando, offrendoci molte abilità interessanti che interagiscono al meglio con gli artefatti. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 3 generici e 1 rosso, abbiamo un placewalker, per 3 punti lealtà e con 3 abilità, tutte molto valide in abbinamento alle sinergie con gli artefatti. L'abilità con il +2 recita: scarta fino a 2 carte, poi pesca altrettante carte. Con il -2 abbiamo sacrifica un artefatto, se lo fai rimetti sul campo di battaglia una carta artefatto bersaglio dal tuo cimitero. Infine con il -10 c'è ottieni un emblema con ogni qualvolta un artefatto viene messo nel tuo cimitero dal campo di battaglia, rimetti quella carta sul campo di battaglia all'inizio della prossima sottofase finale. Le abilità offerte da questo viandante sono molto interessanti, sinergiche tra loro, in particolare la prima e la seconda, che ci permettono di estendere la mano attraverso il cimitero, per un potenziale card advantage molto redditizio, soprattutto nelle fasi avanzate del match. La ultimate proposta è una vera bomba, perché ci permetterà di fatto di creare dei loop praticamente infiniti, con diversi artefatti in grado di sacrificarsi da soli per dei benefici, che presto o tardi ci daranno modo di soverchiare qualsiasi avversario. Resta da capire come questo Daretti Scrap Savant possa sopravvivere in un formato così aggressivo come quello del Centurion, ma se avrete la pazienza di seguirci vi illustreremo tutto il suo potenziale in questa disamina a lui dedicata. Con un comandante come Daretti, Scrap Savant, tutto proteso a sfruttare gli artefatti, anche provenienti dal cimitero, ci preoccuperemo di usarli in abbondanza, anche rinforzando i limiti del color pie a disposizione, a partire dal ramp effect con un'ampia selezione di sassi. Ne annoveriamo ben 14 tra anche Signet, Cold Steel Earth e Everhole Calice, con alcune scelte più di nicchia come Guardian Idol e Tran Dynamo, vista la nostra fame di mana, anche in colore, e il bisogno di avere qualche parante occasionale in campo per proteggere i punti di lealtà del nostro generale. Puntando su questi permanenti è chiaro che andremo a sfruttare qualche tutore come Goblin Ingegnere e Goblin Welder, sostenuti da Imperial Recruiter, per metterci in caccia di qualcosa nel grimorio o nel cimitero, che si adatti ai nostri scopi, così come per Gamble e Trash for Treasure, magie con medesime finalità. Andremo così a compensare una serie di limiti in questo colore, con la naturale capacità di recursione di Daretti, così da avere sempre modo di riprendere dal grave qualcosa di finito presto, o per sbaglio, nelle varie fasi della partita. Con il medesimo scopo di alimentare il cimitero, magari gettando carte troppo costose nella prima parte del match, useremo Faithless Looting, che simula il +2 del generale, così da avere sin dal primo turno qualcosa di utile da fare. Veniamo ora a valutare gli artefatti di peso, che ci possono far svoltare il match, soprattutto se ne abuseremo con gli effetti di Daretti, a partire da Milbat Sphere, che con i suoi token offre un ottimo piano aggro su cui contare per arginare le velleità del nemico. Ulteriori bittanti di peso saranno Steel del Kite e Work on Engine, che ci offrono l'evasività e la resilienza necessaria per mettere vittime tra i campi di battaglia, potendo anche contare sulle innate capacità di Daretti di farle tornare in campo dal cimitero, se necessario. Con un piano di gioco che potrebbe sembrare a prima vista un po' lento e macchinoso, abbiamo una serie di elementi di stacks perfetti per frenare l'azione dell'opponente, quanto basta per calare il generale o altri elementi di peso, attraverso Esden Ring Bridge, Godfaron Statue, Pid and Needle, Sorcerer Spice Glass, Tangle Wire e Winter Orb. Questa serie di artefatti va a braccetto con uno strumento di tortura vero e proprio, Mindslaver, che in combinazione con l'ultime di Daretti ci permetterà di controllare all'infinito i turni del nemico, ormai impotente di fronte alla morsa che imporremo alle sue azioni. Con il desiderio di essere gli unici dominatori del cimitero inseriamo tra il 99 anche Solgai Lantern, che offre diversi utilizzi, tutti in linea con l'avanzare del match, anche quando non dobbiamo contrastare un avversario che sfrutta certe ricorsioni. Avendo poi a disposizione una sezione terra e per buona parte composta da montagne, potremo introdurre alcune tech in questa parte del mazzo, sostenuti da Expedition Map, per tutonarne una specifica, affiancate da Crucible Awards e Midcourse in Wellspring, che con i loro vantaggi ci possono garantire LED drop costanti per la nostra fame di mana. La prima di queste è di certo Urza's Saga, carta che ormai vediamo un po' dovunque visto l'alto potenziale che offre sul fronte delle interazioni con gli artefatti, senza contare che potrà regalarci 1 o 2 costrutti, che sono fondamentali per reggere gli aggro più veloci. Tra le terre utility abbiamo diverse scelte interessanti: Blast Zone, Bojeku Ushered Soul, Glorious Ruin e Maze of It,
che possono coprire diversi ambiti, senza contare che con il supporto dei Crucible Awards potremo recuperarle dal cimitero una volta usate o distrutte dal nemico. Non ci faremo poi mancare a nostra volta degli strumenti per sballare la mana base del nemico, con Field of Ruin, Ghost Quarter, Tectonic Edge e Wasteland, carte di sicuro effetto, ma non saranno gli unici strumenti per mandare all'aria i piani di chi ci capiterà sotto tiro. Nella prima parte di questa disamina abbiamo osservato come Daretti, Scrap Savant, alla testa dei suoi artefatti, si muove su diversi fronti per costruire il suo gioco e le nostre vittorie, ma non possiamo basarci unicamente su questi mezzi per far fronte alle minacce del formato. Ci saremo degli elementi di contrasto e Rosso offre dalla sua diverse carte interessanti, Fury, Shenanigan e Lightning Bolt, a cui affiancheremo Spine of Isha per replicare anche con consistenza le mestizie che ci potrebbe proporre il nemico. Poi grazie a Pyroblast e Red Elemental Blast alimenteremo il nostro olio per il blu e per loro interazioni, che ci possono colpire anche duramente nella nostra azione, che spesso è dispendiosa sul fronte del mana da investire e va protetta al meglio. La nostra mana base semplice ci permette poi di introdurre diversi elementi di lane date, tra Blood Moon, Magus of the Moon e Sundering Titan, che ci doneranno più di una vittoria rallentando quanto basta l'avversario per raggiungere i nostri scopi. E visto che la nostra presenza sul board è ridotta all'osso, da creature che spesso siamo in grado anche di rianimare dal cimitero, non mancheranno una serie di vratte globali, con Hunger of the Gods, Rolling el Quake, Stone of Wraiths e Wraithing Sun, pronte a domare gli aggro del formato che proveranno a prendere d'assalto i nostri punti vita. Ci sono però alcune chicche che puntano a distruggere definitivamente la mana base o l'intero board senza però intaccare il nostro viandante, così da offrirci su un piatto d'argento vantaggi enormi e molto spesso la vittoria, attraverso Burning of Ginzi, Reuninator, Devastation, Yokulalt e Obliterate. Una carneficina di permanenti che molto spesso potremo recuperare dal cimitero agevolmente, anche grazie alle ultime di Daretti, così da ridefinire i mezzi a disposizione naturalmente a nostro favore. C'è ancora posto per qualche risposta globale con Abrade, Cathartic Pipe e Spheric Confluence, che si prestano a diversi utilizzi quando abbiamo maggiore bisogno di reattività, visto che abbiamo un piano di costruzione non certo rapido da attuare. Chiudono questa sezione alcuni viandanti, Chandra Torch of Defiance, Karn Liberator, Karn Shonowuzza, Ujin the Ineffable e Ujin the Spirit Dragon, che si propongono di affiancare il nostro Daretti offrendoci diversi benefici, da semplici vantaggi a vere e proprie chiusure. In particolare Karn Liberated e Ujin the Spirit Dragon si preannunciano come veri e propri distruttori del board avversario, azzerando vantaggi o minacce a tal punto da mettere al tappeto anche l'opponente più coriaceo. Il percorso che ha portato Cristiano Grisi a costruire un archetipo intorno a questo Daretti Scrap Savant parte da molto lontano, dai formati old school del Legacy e del Vintage, da cui ha mutuato carte ed esperienza attorno a un mazzo molto noto in quegli ambiti, il MAD. Questo tipo di mazzi si orienta a sfruttare gli artefatti in combinazione con un hate molto potente verso le fonti di mana avversarie, quindi la scelta del rosso e di questo viandante che per capitanare un archetipo in Centurion con queste finalità è stato quasi scontato. Di certo il meta 100 carte è più articolato e imprevedibile, ma a furia di affinamenti e di scelte anche provenienti dal passato, si è arrivati alla lista che vi stiamo presentando in questo video, che offre di certo molto divertimento soprattutto nel vedere gli avversari ormai impotenti. Questo Daretti Scrap Savant è la dimostrazione che anche un'idea diversa dal solito o un comandante non certo veloce nell'azione, nelle giuste condizioni può risultare vincente, persino in un formato complesso come il Centurion, sempre in continua evoluzione. Il punto cardine per pilotare al meglio questo Daretti Scrap Savant, a detta di Cristiano Grisi, è quello di saper valutare al meglio la mano iniziale, prima di affrontare a viso aperto le partite, visto che non possediamo in questa build molti strumenti di manipolazione. Saranno vitali i primi 3 turni, anche in base all'avversario da affrontare, puntando a mani anche piuttosto diverse tra loro, in base a cosa dover fare, tra rimozioni per gli aggro, pali per i control, cercando il più possibile di giocare un accelerino tra i sassi a disposizione per preparare il campo all'arrivo di Daretti. Il comandante è vitale per questa build, quindi va giocato il prima possibile, sfruttando al meglio tutto quello che offre, soprattutto il fatto di selezione di carte, atte a tenere testa all'avversario di turno, potendo comunque puntare su diversi piani di azione, in base a cosa riusciremo a mettere in campo o nel cimitero. Abbiamo risposte un po' per tutto, Sundering Titan per i mazzi a 3 o più colori, Vulcan Engine verso avversari che non hanno strumenti di esilio, strumenti di board wipe come Devastation e i nostri Planeswalker, per un controllo totale del board. Insomma, ci sapremo difendere al meglio fino all'arrivo delle nostre chiusure. Una passa attraverso il loop continuo di un Mindslaver, che impedirà all'avversario di agire, l'altra, più sottile, è ottenibile grazie a Liquid Metal Torque e Shenanigans, potendo inibire tutte le fonti di mana del nemico, così da avere il pieno lock della sua azione. Insomma, questo Daretti Scrap Savant sarà pronto a punire chi oserà intralciare la sua avanzata, anche a dispetto della sua apparenza immobilità, che non ne preclude certo il predominio tra i tavoli da gioco.
Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Daretti Scrap Savant si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro-deck avremo buoni margini di manovra, a patto di avere mani in grado di replicare puntualmente le prime minacce, per poi proporre i nostri bittanti di peso, alcuni dei quali dei veri muri contro questi tipo di archetipi. Verso i control e i midrange che non hanno il blu o hanno tanti colori nella mana base, abbiamo diverse armi a disposizione per far saltare in aria la loro mana base e conseguentemente la possibilità di contrastarci, dovendosi arrendere alla fine alla nostra azione. Verso gli archetipi con pochi colori che annoverano il blu, siamo decisamente in difficoltà, visto che avranno diversi mezzi per replicare le nostre giocate di peso, spendendo anche poco mana nel farlo, mandando in crisi le nostre giocate che tentano di ostacolarli. Verso il tempo deck a base blu siamo nella situazione peggiore, soprattutto se sono monocolor o sviluppano un gioco altamente interattivo, dove avremo ben poche speranze di piazzare in campo un aid adeguato che li possa contrastare durante la partita. Nonostante questo Daretti Scrap Savant offre solo il rosso nel suo color pie, a detta di Cristiano Grisi, i margini di manovra per modificare questo archetipo sono diversi e alcune provengono anche dall'ultimo set Kamigawa Neon Dynasty. La prima scelta al momento accantonata, ma ritornata papabile dopo l'aumento di archetipi che costruiscono in fretta un board affollato, è All-Is Dust, carta un po' lenta, che però ci può risolvere archetipi altrimenti impossibili da affrontare con le carte a disposizione. Per risolvere invece singoli permanenti complicati possono trovare posto tra le 99 Chaos Warp e Meteor Golem, quest'ultimo sinergico con il comandante, per innescare loop difficilmente sostenibile anche degli avversari più coriacei. Per una maggiore presenza sul board in fatto di Planeswalker, Chantra Awakened Inferno potrebbe dire la sua, soprattutto verso il control del formato, una scelta interessante se il meta da affrontare pullula di questo tipo di avversari. Per una build più stacks, carte come Defensive Grid e Trinisphere avrebbero un senso, magari sacrificando le risposte specifiche verso il blu, anche se si tratta di più di scelte personali piuttosto che di reali esigenze di questo archetipo, nei confronti del meta da affrontare. Carte interessanti da testare è questo Memory Jar, che ci permette di riempire velocemente il cimitero, reso accessibile dal generale, per un piano di gioco più orientato a valorizzare Daretti e tutti gli artefatti che annoveriamo in questa lista. Infine, come accennato poco fa, Scrap Welder merita la nostra attenzione, andandosi ad affiancare agli altri goblin storici di questo archetipo, per una maggiore solidità del mazzo sempre alla ricerca delle carte giuste per ogni condizione. Abbiamo completato questa articolata disamina, ringraziamo Cristiano Grisi per averci guidato alla scoperta di questo viandante, che fino ad ora non aveva ancora mostrato tutto il suo potenziale tra i tavoli da gioco del nostro amato Centurion. Se volete un archetipo articolato che sfrutti al massimo gli artefatti, anche se con un approccio al gioco inetto, questo Daretti Scrap Savant potrebbe fare al caso vostro, offrendovi anche una build non particolarmente esosa, da implementare man mano che vi impraticherete in questo formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.